Buongiorno a tutti ragazzi, oggi ho due pacchetti da aprire e voglio farlo insieme a voi. I due pacchetti sono uno che arriva da Amazon, che è questo, e l'altro che arriva da GoPro, che è questo, che in realtà questo l'ho già aperto perché non ho resistito, devo dire la verità, quindi farò un finto unboxing. Quindi andiamo ragazzi a aprire insieme questi due pacchetti per vedere di che cosa si tratta. Allora, come vi dicevo, il pacchetto che arriva da GoPro in realtà l'ho già aperto perché non ho resistito. Che cos'è? 2 settimane fa ho spedito indietro la mia GoPro Hero 10 perché si era rotto il display e era entrata dell'acqua quando sono andato al mare e ho fatto delle immersioni. Potete vedere il video qui del problema che ho avuto. Quindi tramite la subscription GoPro ho mandato indietro la fotocamera e oggi finalmente mi è arrivata. E ho due notizie fantastiche. Allora, qua ci sono tutte le carte di GoPro. Le due notizie fantastiche sono: la prima è che in realtà avrei dovuto pagare 120 euro per fare questa sostituzione, ma GoPro non ha voluto, non mi chiedete il motivo, non mi chiedete il perché, GoPro non ha voluto assolutamente il pagamento di questa fee che c'è da pagare nel caso di sostituzione. Io ho la sottoscrizione penso da 3 anni, forse, credo 3 anni, sì, forse di più, da quando ho la GoPro Hero 8, quindi probabilmente 4 anni. Comunque non ha voluto il pagamento della fee e questa era la prima notizia. La seconda notizia molto bella è che all'interno della scatola c'era anche la confezione che con la Hero Pro 12 in realtà non viene più venduta, quindi GoPro mi ha omaggiato anche di questa confezione. E c'è una terza in realtà notizia buona, molto buona, ed è questa, cioè all'interno ho trovato anche una Enduro Battery completamente ovviamente gratuita, nel senso che io ho la mia Enduro Battery che ovviamente ho tenuto perché GoPro è molto chiaro nel dire che bisogna spedire solo la fotocamera, quindi senza SD, senza batteria, senza nient'altro, senza custodia, senza niente, e mi hanno mandato comunque anche una Enduro Battery nuova in omaggio, quindi direi GoPro super super top. Qui c'è la fotocamera che vabbè è la solita, la Hero 10. Non voglio in realtà togliere le pellicole perché devo ancora decidere, ma penso che acquisterò la 12 e questa la venderò così com'è, con ancora le pellicole attaccate, in modo tale che chi la riceverà insomma come nuova, spedita quando viene spedita da GoPro. Quindi questo era il primo unboxing, la mia GoPro Hero 10 sostituita gratuitamente, omaggio confezione per il trasporto, Enduro Battery. Notizie direi super top, GoPro super top. Sono stato indeciso perché ho visto molti video che parlano di questo flop, diciamo, della GoPro 12, nel senso che non ha niente di nuovo rispetto alla 11, meglio la DJI Action 4 e via discorrendo, quindi sono stato molto indeciso se mantenere la mia fiducia a GoPro, ma dopo questo servizio impeccabile, anzi super super super, direi che GoPro avrà la mia fiducia sicuramente ancora per quest'anno e anche l'anno prossimo. Tant'è che andiamo ad aprire il pacco numero 2, che è questo, arriva da Amazon, e che cosa troviamo in questo pacco? Troviamo questa, che non è un accessorio originale GoPro, che è è giusta? No, è il contrario, eccola. È la custodia impermeabile per la GoPro Hero 10, che è uguale alla 11, che è uguale alla 12, quindi quando comprerò la 12 andrà bene anche per la 12. Quindi perché ho preso la custodia impermeabile? Perché l'avessi avuta non avrei dovuto fare la sostituzione della GoPro Hero 10 nonostante avesse lo schermo rotto e va bene, poi mi è andata bene, non ho pagato, mi hanno dato anche un sacco di cose in più molto, molto bene, GoPro bravissima, però
avrei dovuto rimanere 2 settimane senza fotocamera. In più la custodia aggiunge un minimo di protezione in più alla telecamera, anche se dubito fortemente che la utilizzerò mai fuori dall'acqua, e può permettere un'immersione con questa fino mi pare a 40 metri, 45 metri, mi pare che non era ben chiaro, su Amazon parlavano di 60 metri da una parte e 45 dall'altra, cosa che non farò mai, però fino a 10, 12, 15 metri magari, dove posso arrivare fino al fondo in apnea, la custodia la protegge, e invece la GoPro da sola può andare in immersione solo fino a 10 metri. Ho letto anche moltissimi commenti sul fatto che in realtà portarla in acqua è un disastro perché entra l'acqua. Io non ho mai avuto problemi né con la 8 né con la 3, che però aveva la custodia, né con la 10, né tantomeno con la 10. È entrata l'acqua perché aveva lo schermo rotto e sono sceso a probabilmente 10 metri, e la pressione ha fatto sì che si spostassero, come ho già spiegato nel video, i frammenti del display, e quindi l'acqua è entrata. Anyway, questa sicuramente la porterò al lago, al mare. Può essere che la porti anche magari in situazioni come è stato il Tuscany Trail quest'anno, in condizioni di estremo asciutto e polvere. Sicuramente può essere sensato portare una protezione in più. È altrettanto vero che la custodia richiede poi l'uso di un microfono esterno, perché una volta chiusa dentro l'audio si sente veramente, veramente malissimo, quindi valuterò. Intanto questa è la novità. Grazie mille per aver visto il video fino in fondo. Se vi è piaciuto, vi è stato utile in qualche maniera, o volete comunque supportarmi nel creare nuovi contenuti, un bel pollicione in su, e soprattutto iscrivetevi al canale. Sarebbe veramente un'operazione che a voi non costa niente e che a me fa tantissimo piacere, mi dà la carica per fare sempre nuovi contenuti. Grazie e alla prossima. Ciao!